E ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Le meraviglie del mondo. Oggi vi porto in una terra che sembra uscita da un romanzo, dove le cime delle Dolomiti sfiorano il cielo e le tradizioni sembrano scolpite nella roccia. Un territorio sospeso tra cultura italiana e influenze mitteleuropee. Siamo in Trentino Alto Adige. Sin dall'Ottocento questa regione ha affascinato scrittori e pensatori. Cesare Battisti, nato a Trento, non fu solo politico e patriota, ma anche un brillante intellettuale. A Bolzano visse per un periodo Sigmund Freud, che durante le sue estati meranesi trovò quiete e ispirazione tra i monti. E le Dolomiti incantarono anche scrittori come Mario Rigoni Stern, che narrò con delicatezza la vita dell'altopiano e della montagna, e Luigi Meneghello, che trascorse qui lunghi periodi. Perfino il grande Thomas Mann visitò queste zone, affascinato dall'atmosfera alpina che ricorda quella del suo La montagna incantata. È proprio da qui, da un intreccio di culture, lingue e storie, che inizia il nostro viaggio. Il Trentino Alto Adige è una delle regioni più particolari d'Italia anche dal punto di vista geopolitico. Confina a nord con l'Austria, a est con il Veneto, a ovest con la Lombardia e per un breve tratto con la Svizzera. È formato da due province autonome con identità fortissime. Trento, italianissima e profondamente legata alla storia medievale e rinascimentale italiana, e Bolzano o Sud Tirol, dove si parlano italiano, tedesco e ladino e dove le tradizioni tirolesi convivono con quelle italiane in un delicato equilibrio politico e culturale. Questo bilinguismo e in alcune vallate trilinguismo rende la regione un vero ponte tra Mediterraneo ed Europa centrale. Il paesaggio è dominato dalle Dolomiti, patrimonio UNESCO, con le loro cattedrali di roccia rosa che al tramonto si incendiano nel cosiddetto fenomeno dell'enrosadira, un termine che deriva dal ladino e significa letteralmente diventare di colore rosa. Si tratta di un fenomeno naturale ottico durante il quale le rocce calcaree e dolomitiche si colorano in modo straordinario grazie alla particolare composizione minerale delle montagne. Le cime delle Dolomiti, infatti, alle prime luci dell'alba e con il tramonto, si infiammano, prendono un rosso fuoco e talvolta un rosa pallido. In particolare, poco prima che la notte avvolga tutto nel blu più scuro, le cime rocciose grigio calcaree si colorano, dal giallo chiaro al rosso fuoco, per poi cangiare su sfumature di rosa e viola, con 1000 striature d'oro. Tra i luoghi imperdibili ricordiamo il lago di Braies, la perla delle Alpi, reso celebre anche da set cinematografici e serie TV.
le pale di San Martino che sembrano fluttuare nel cielo. Il lago di Carezza, famoso per i suoi colori smeraldini e per la leggenda della ninfa Ondina che troverete raccontata in descrizione. L'altopiano della Paganella e la meravigliosa vista sulle Dolomiti di Brenta. Ma la regione custodisce anche gemme meno note, il lago di Tovel, famoso per il misterioso fenomeno delle acque rosse ormai scomparso. Val di Funes, con le sue chiesette immerse nella natura, un quadro vivente. Val d'Ultimo, incontaminata e ricca di antichi masi, ovvero abitazioni rurali che comprendono l'abitazione, la stalla e il fienile. Il Parco Naturale Montecorno, meno turistico ma ricchissimo di fauna. Il lago di Anterselva, tranquillo e meno affollato rispetto a Braies e Carezza. Ogni valle ha un'identità diversa, quasi un mondo a sé. La storia del Trentino Alto Adige è segnata da secoli di confini mobili. I Romani colonizzarono Tridentum, l'attuale Trento, lasciando tracce archeologiche ancora visibili. Nel Medioevo la regione divenne un punto strategico tra nord e sud d'Europa.
Trento ospitò il celebre Concilio di Trento tra il 1545 e il 1563, evento che cambiò per sempre la storia della Chiesa e dell'Europa. L'Alto Adige appartenne per secoli all'impero asburgico e questo tratto mitteleuropeo è ancora fortissimo, dai castelli alle tradizioni, dall'architettura ai mercati. Tornando a Trento, città elegante e storica, tra i luoghi più caratteristici ricordiamo il Castello del Buon Consiglio, che fino al 1803 è stato dimora dei principi vescovi, signori di Trento, mentre nel corso della Prima Guerra Mondiale è diventato tristemente noto perché nel suo cortile fu giustiziato il patriota e irredentista italiano Cesare Battisti. Oggi le sue sale ospitano numerose collezioni d'arte e archeologia, oltre ad importanti mostre temporanee. La Piazza Duomo, con la splendida Fontana del Nettuno, e i palazzi affrescati rinascimentali. Trento è un perfetto mix tra storia italiana e ordine mitteleuropeo. Poi c'è Bolzano, la capitale del Sud Tirol, con il Duomo in stile gotico. Il museo archeologico dove si trova Ötzi, la celebre mummia del Similaun. Per chi non lo sapesse, Ötzi è il nome popolare della mummia dell'uomo del Similaun, una montagna delle Alpi Retiche orientali, trovata nel 1991 in un ghiacciaio al confine tra Italia ed Austria. Questo eccezionale reperto preistorico, vissuto circa 5300 anni fa, durante l'età del rame, ha fornito importanti informazioni sul Neolitico grazie al suo eccellente stato di conservazione, che ha permesso di ritrovare anche i suoi abiti e attrezzi. Le vie del centro con portici medievali. Bolzano è una città dove si sente parlare tedesco, italiano e ladino in un'armonia unica. Ricordiamo poi Merano, città termale raffinata, con i suoi portici, il torrente Passirio e i giardini di Castel Trautmannsdorf, tra i più belli d'Europa.
Degno di nota è poi anche Rovereto, la città della pace, con il suo castello e al suo interno il Museo Storico Italiano della Guerra. Il MART, Museo d'Arte Moderna celebre in tutta Europa, e la Campana dei Caduti sul Colle Miravalle. Come non parlare di Bressanone e Vipiteno, due gioielli medievali. Bressanone con il suo Duomo barocco e le viuzze storiche. Vipiteno, una delle cittadine più belle d'Italia. Il folklore è un tesoro vivo. Le tradizioni tirolesi sopravvivono in costumi, musiche, danze e feste di paese. Le leggende dolomitiche parlano di re, nani, fate e spiriti delle montagne. Fra tutte quella del re Laurino e del suo giardino di rose. In molte valli si parla ancora ladino, una lingua antichissima. Fra le curiosità meno note ricordiamo che in alcuni paesi dell'Alto Adige si celebra ancora il Krampuslauf, ovvero la sfilata dei Krampus, demoni che accompagnano San Nicolò. In Val di Non la mela non è solo un prodotto agricolo, è un vero simbolo identitario. Nella Valle Aurina si trovano miniere visitabili che risalgono, pensate, al Medioevo. Tra i luoghi super turistici e amati ricordiamo Alpe di Siusi, il più grande altopiano d'Europa.
Ortisei e la Val Gardena, patria degli scultori del legno. Madonna di Campiglio, regina degli sport invernali. Canasei, cuore della Val di Fassa. Tra i luoghi meno famosi ma straordinari abbiamo Cles, porta della Val di Non, San Romedio, uno dei santuari più suggestivi d'Italia, costruito su uno sperone di roccia. Glorenza, la città murata più piccola d'Italia. Castelroncolo, vicino a Bolzano, il maniero illustrato, con i cicli di affreschi cavallereschi meglio conservati d'Europa. Luserna, dove ancora si parla cimbro, pensate. Ed ora, dato che ci avviciniamo al Natale, non possiamo ignorare una delle tradizioni più amate del Trentino Alto Adige, i mercatini natalizi. I mercatini di Trento, perfetti per chi ama il Natale italiano con un tocco alpino. I mercatini di Bolzano, tra i più grandi e suggestivi d'Europa.
I mercatini di Merano, eleganti e romantici. I mercatini di Bressanone e Vipiteno, gioielli incantati tra luci, spezie e artigianato. Ma esistono anche mercatini più piccoli e autentici, come ad esempio quelli di Clausen o Chiusa, romantica e medievale. I mercatini di Levico Terme, nel Parco degli Asburgo. I mercatini di Arco con un'atmosfera fiabesca. E i mercati di Glorenza, piccola ma unica nel suo genere. I profumi di cannella, vin brûlé, strudel e speck avvolgono le piazze illuminate, mentre cori e musiche tradizionali creano un'atmosfera sospesa nel tempo. Il Trentino Alto Adige è una terra che non smette mai di stupire. Una regione dove le Dolomiti sembrano toccare il cielo, dove i laghi hanno il colore dei sogni e dove ogni valle custodisce storie, leggende e tradizioni che attraversano i secoli. È un luogo in cui natura, cultura e spirito alpino si fondono per creare un'esperienza unica, indimenticabile. E come dico sempre, se questo viaggio vi ha affascinati e desiderate organizzare un tour davvero speciale in questa meravigliosa regione, ricordate che potete affidarvi a Emanuele dei Viaggi di Mendo. Lui saprà costruire per voi un'esperienza su misura, personalizzata in base ai vostri desideri, rendendo il Trentino Alto Adige ancora più magico. E naturalmente un sentito ringraziamento al sempre fantastico Fabio Gattabria e al suo canale BitZone, che ancora una volta ci ha regalato la splendida colonna sonora che ha accompagnato tutta questa avventura tra montagne, laghi e tradizioni alpine. Ma adesso ditemi, qual è il luogo del Trentino Alto Adige che vi ha emozionato di più o che sognate di visitare? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. E se il video vi è piaciuto, ricordate di iscrivervi, lasciare un like, un hype se volete, e attivare la campanella per non perdere i prossimi viaggi su Le Meraviglie del Mondo. Ciao a tutti e alla prossima avventura!